Il paracord, l'indispensabile cordino nato per la sopravvivenza e il tempo libero, diventato ormai di uso comune per creare accessori di moda, oggi in versione sartoriale. Cominciamo subito con il prendere la misura della scollatura. Ho il paracord in mano. Qui possiamo controllare l'ampiezza che vogliamo, che dovrà essere sufficiente ad essere indossata agevolmente anche dalla testa. Una volta preparato il cordino con la scollatura, invece inizieremo il nostro intreccio. Andando avanti lo capirete veramente bene, perché si tratta di un intreccio costante che viene portato fino alla fine, quindi state con me perché è proprio semplicissimo. Si farà sempre un anellino e quindi un piccolo nodo, 2 giri qui intorno alla parte della scollatura. Io lì ho messo uno spillo per riuscire a farvelo vedere bene e per ancorarlo, e questa è la parte posteriore, sempre esattamente con lo stesso tipo di intreccio. Qui come state vedendo potete scegliere l'ampiezza del vostro anellino. Guardate come io lo taglio in questo modo, ho scelto di mostrarvelo così, e poi lo scaldo si può fare anche con un accendino qualsiasi, ma vedrete alla fine, vi faccio vedere esattamente come si fanno questi nodini. Si può chiudere anche in altro modo, ma qui ho inteso farne una cosa semplice. Quindi in questa canottiera chiuderò ogni giuntura proprio con i nodini, che comunque non sono neanche brutti da vedere, no? Si notano poco e sono molto sicuri. Ecco qua che sto ricominciando. Perché stiamo parlando dei nodini? Allora, il primo nodino verrà fatto intorno alla scolatura, no? Perché verrà girata una parte di filo intorno alla scolatura che poi verrà annodata, e quindi iniziamo. È chiaro che ci servirà una quantità di filo che va, la mia canottiera, questa usa circa 40 metri, ma se la volete un po' più lunga ci vorranno assolutamente una sessantina di metri. Poi dipende da quanto questo intreccio sarà morbido oppure sarà teso. Vi sto facendo osservare che ogni volta voi scegliete, io qui la sto facendo veramente in velocità, quindi ripeto è semplice, ma non sono tanto precisa nelle distanze. Però ogni volta che voi farete questo anellino, vedete fatto così, sceglierete la sua ampiezza, e qui invece il nodino va teso, va tirato, perché deve tenere. Quindi ancora qui scegliamo l'ampiezza dell'anellino e poi tiriamo con il nodino in questo modo, sempre la stessa cosa. Sto arrivando alla fine del mio secondo ed ultimo giro intorno alla spallina, alla scollatura. Sempre assolutamente con la stessa metodologia, con lo stesso intreccio. Il tipo di paracord che ho utilizzato è un paracord originale di tipo 1 di spessore 2 mm, cioè il più sottile che si può trovare, perché stiamo facendo un lavoro di sartoria, quindi non deve avere una particolare resistenza alle trazioni, oppure per portare pesi o per questioni di sicurezza. E quindi sottile è molto più bello naturalmente, però poi voi sceglierete quello che vorrete. Qui vedete ho finito il secondo giro e lo porto giù, lo porto nella parte dietro all'altezza dell'incavo ascellare, eccolo qui. Io ho messo uno spillino per fermarlo e uno anche sulla spalla, così potete vedere bene. Quindi qui continuo, ecco qui, fino alla parte davanti del mio incavo. Qui dalle immagini si vede molto bene, e lì continuo, scusatemi, con il solito intreccio sul davanti, anellino e nodo, anellino e nodo. All'inizio, come avete visto, io avevo una sorta di matassina in mano. Potete farlo anche con questa piccola matassina, ossia prendendo un po' di filato, di cordino in più. Io vi consiglio questa quantità, io ne ho presi sempre 4 metri,
e con 4 metri si riesce a fare anche così, basta avere un po' di pazienza nell'infilarlo, perché appunto 4 metri sono parecchi, però il paracord non ha problemi, non si annoda, lo si tiene bene sempre, no? E lo si liscia ogni volta con la mano in modo che non abbia la tendenza a girare su se stesso perché è in nylon, però poi è assolutamente agevole, quindi ogni 4 metri io farò un nodino oppure una giuntura se sceglierete di fare qualcos'altro. Io all'inizio, quando non ero pratica, li facevo sempre con la matassina, ma adesso ho visto che appunto questa quantità di cordino si riesce a gestire veramente molto bene. E poi dopo, ad ogni passata, il cordino diventa più corto, quindi diventa sempre più semplice. Ecco, qui ci siamo trovati a realizzare il secondo incavo ascellare. Come vedete, vi sto facendo vedere che ho contato tutti gli anellini e naturalmente anche misurato l'ampiezza dell'incavo, perché la canottiera sia totalmente simmetrica. E quindi qui adesso viene la parte più semplice, perché è quella più veloce, che è il passaggio tutto intorno, in maniera che possiamo definire tubolare del resto della nostra canottiera. Ci tenevo veramente a farvi vedere proprio la lavorazione completamente, perché così voi poi potrete trarne spunto e magari fare delle varianti, no? Fare qualcosa che vi può piacere di più. Per esempio, si può fare anche una rifinitura diversa lì sulla spallina, che io ho finito semplicemente con questi anelli, ma potete anche trattarla diversamente. Io qui ho fatto proprio la bozza. Come vedete qui il dietro adesso si completa molto velocemente e prendo, mi ancoro al cordino che era stato messo intorno all'incavo ascellare, quindi posso andare avanti sempre così e scegliere la lunghezza della canottiera che più mi piacerà. Completiamo totalmente l'incavo, sempre con lo stesso procedimento, sempre con lo stesso tipo di ricamo, potremmo definirlo, ma voi potete sceglierne anche un altro, ce ne sono diversi con cui si può realizzare questo tipo di capo. Una volta che sono arrivata alla fine, vedete agli ultimi ho completato il giro dell'incavo, vado ad ancorarmi per l'anello successivo all'anello che troverò già sul davanti, no? Quindi già formato che avevo fatto prima, quindi ripeto semplicissimo, non occorre variare nulla. Ecco qui, questo è quello che vi stavo spiegando. Ora vi mostrerò che arriveremo veramente alla fine in un attimo e poi state con me perché nelle ultime parti vi mostrerò, ecco qui la mia canottiera ha già preso forma, nell'ultima parte vi mostrerò come ho effettuato i nodini di giuntura sto parlando. Ricordate che più l'ampiezza di questi anellini sarà regolare, più bello naturalmente sarà il vostro risultato finale. Ecco la nostra canottiera pronta, naturalmente andrà portata con sotto qualcosa di bello, o un capo intimo, oppure un top, oppure anche una bella camicetta. Potete personalizzarla in che modo volete, assolutamente, anche proprio dal punto di vista della costruzione, quindi vi potete sbizzarrire, vi potete divertire. Ecco, come promesso, siamo qui, ho finito, pressoché finito il cordino e quindi devo fare l'aggiuntura, vedete, lo tengono, lo chiudo proprio per bene, deve essere proprio ben teso, taglio e quindi scaldo la parte che rimane sfilacciata, vedete, ho messo semplicemente un coltello, perché poi appoggerò le mani.
e il calore è notevole, ecco qui, e qui lo chiudiamo, prima appunto con un supporto e poi anche con le dita, e rimarrà bello ancorato. Adesso andrò, io ho fatto veramente un nodo qualsiasi qui, un nodo comunissimo, quindi in questa parte della giuntura, no, il nodino che io vedrò sarà doppio, però non è per niente brutto, e anche qui taglio, ecco, scaldo e fermo il tutto in modo che, vedete, si fonde e rimane lì in modo proprio sicuro. Grazie mille, alla prossima volta.